E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Oggi in questo video andremo a vedere la pacciamatura fatta con il telo per l'orto. Andremo a vedere tre tipologie diverse di telo. Quindi il primo, quello più resistente, fatto a fili tessuti; il secondo, il film fatto di plastica; e il terzo, il film fatto di materiale biodegradabile, quindi che si ingloba dopo nel terreno. Ti andrò a dare alcuni consigli e ti dirò che cosa sto facendo. Sto usando la pacciamatura nella mia azienda fatta con dei film, con dei materiali, perché mi sono accorto che le ore di lavoro, soprattutto negli ultimi anni, stavano diventando troppe nella gestione delle infestanti. Ho provato vari metodi, diciamo quelli più artigianali, quindi utilizzare la paglia, utilizzare il cippato. E il problema di questi due materiali, la paglia in primis deperiva troppo in fretta, e soprattutto con certi ortaggi a foglia si attaccava, quindi dovevo continuamente lavarli facendo deperire gli ortaggi. Oppure il cippato funzionava, avevo dei problemi fungini abbastanza importanti in stagioni insomma dove c'era abbastanza umidità, e soprattutto il cippato dalle mie parti costa veramente tanto, quindi la spesa diventava insostenibile. Proprio per questo la scelta obbligata è stata quella dei teli pacciavanti. Li sto utilizzando da un anno, mi sto trovando molto bene, te li consiglio, hanno un effetto ottimo. Ma prima di andare a vedere le tre tipologie di teli facciamo un passo indietro quando mi è arrivato tutto il materiale. Infatti sono abituato a fare un ordine abbastanza grosso a inizio anno con tutto quello che mi servirà. Questo mi aiuta anche a approfittare delle varie offerte che ci sono e quindi tenere un prezzo più basso. Appena arrivato tutto l'ordine che ho fatto da Di Giulio, quindi irrigazione e non solo. Come siamo messi? Siamo messi che in pieno campo vado a utilizzare i teli che sono classici, quelli che ho sempre usato, quindi film sono 500 metri per 1 metro di larghezza. Farò una prova con una proda con i teli biodegradabili. Faccio una prova perché me ne stanno parlando in tanti agricoltori, mi trovo bene con Di Giulio. In serra, in aggiuntiva, andremo a mettere dei teli fissi, ma dopo carichiamo e ti faccio vedere tutto il lavoro. Questa è la parte di orto invernale che abbiamo fatto, andremo a toglierla nei prossimi giorni per lavorare appunto la terra. I film sono di materiale plastico e mi sono trovato veramente molto bene. Mi sono trovato sia bene sia con le ali gocciolanti che appunto con questi film. Questi film di materiale plastico hanno un unico difetto, che dopo devono essere raccolti. Questa è un'energia abbastanza insomma complessa. Molti di voi magari sono un po' avvezzi nell'uso della plastica. Guardate, la plastica non è un problema per l'ambiente se viene dopo raccolta e smaltita nel modo corretto. Tutta questa plastica si può conferire per essere riciclata, quindi non vedo un grosso problema, anche perché i benefici che abbiamo quindi su ore lavoro, consumo, gestione anche idrica dell'acqua, quindi meno evaporazione, superano di gran lunga magari i malus che possono esserci. Mi sono accorto che proprio anche grazie alla resistenza del telo, che è bello resistente, quando li andiamo a togliere non rimane mai nulla per terra. Questo è uno degli aspetti che mi importa di più. Qual è allora il problema del telo pacciavante, diciamo in materiale al plastico? E sono le ore di lavoro nella raccolta. Non ti nego che andarlo a raccogliere soprattutto a mano, visto che comunque non ho una macchina per la raccolta, è veramente molto faticoso. È veramente molto faticoso in più quando ci sono dei resti di ortaggi che rimangono incastrati, e quindi devi comunque fermarti o comunque tendono a fare opposizione. E qua arriviamo ai teli pacciamanti biodegradabili. Allora, ci accorgiamo subito al tatto che è diverso. Devo dire che tutto sommato resistente, bello elastico. Naturalmente lo spessore è molto più sottile rispetto al film plastico. Negli ultimi anni è cambiato un sacco la tecnologia. Io sono rimasto a dei teli di circa 10 anni fa. Il risultato che avevo avuto non era stato ottimale, infatti erano rimaste nel terreno delle particelle o comunque dei pezzi di telo. Questa cosa non mi era piaciuta e quindi avevo abbandonato e l'avevo chiusa come ipotesi. In verità, con un grande confronto anche con una serie di agronomi, una serie di aziende agricole, ma anche con Di Giulio, con cui abbiamo un ottimo rapporto,
mi hanno tutti garantito che oggi la tecnologia è molto più avanzata, i teli si riescono a biodegradare nel terreno, però ci vogliono alcune accortezze che ora ti elenco. Il telo pacciamante biodegradabile va gestito in questo modo. Andremo a stendere il nostro telo come un classico normale telo pacciamante. Il telo incomincerà a avviare questo processo di compostizzazione appena viene messo nel terreno. Faremo il nostro ciclo normale di coltura senza nessunissimo problema. Andremo a trinciare il telo con tutto il resto della pianta a fine ciclo, quindi a sminuzzarlo il più possibile. Dobbiamo andare a concimare e a interrare il telo, perché il telo compostabile per sparire nel terreno ha bisogno di due cose: materia organica, quindi concimazione, e soprattutto deve essere totalmente interrato. E questo era l'errore che avevo fatto: non avevo trinciato, non avevo concimato e non avevo interrato il telo. Quindi se vuoi un ottimo effetto devi usare queste piccole metodologie che fanno la differenza. In questa parte di campo ho appena messo una cover crop, andremo a testare i miei teli pacciamanti biodegradabili al 100% fra circa un mesetto, anche perché mi arriverà una pacciamatrice per trattore nuova, piccolino spoiler, quindi andremo proprio a testarli. Ora ti lascio una breve guida su come andare a installare un telo pacciamante, dopo andiamo a vedere i lavori invece che ho fatto in serra col telo invece quello tessuto. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è stendere la nostra irrigazione tramite le classiche manichette. Questo passaggio potete non farlo nel caso la vostra pacciamatrice abbia un portamanichette. La pacciamatrice è un attrezzo fantastico, se avete naturalmente poco orto chiaramente non ha senso. Nel caso incominciate ad avere un pochino più di orto, tenetene conto, perché fa un lavoro ottimo, riesce a stendere il telo, ma soprattutto riesce a garantire la condizione migliore che qualunque telo deve avere, cioè deve essere ben teso ai lati. Se lo stendi a mano, srotoli il tuo rotolo e sommi la terra ai lati. Come vedi, il telo pacciamante nel giro di poco è steso in campo e quindi puoi andare a fare i tuoi trapianti. Andiamo ora quindi a vedere i lavori che ho fatto con il telo tessuto in serra, anche perché non te li ho ancora mostrati. Una cosa che non vi ho fatto vedere, sempre nell'ordine di Giulio, praticamente i teli, questi qua, i rotoli, ora li metto sopra e ti faccio vedere insomma cosa ci faccio. Come ti ho raccontato negli scorsi video, qua in serra voglio mettere teli pacciamanti ma perenni, quindi ho preso questo telo, ora lo andiamo a stendere. Dovremmo starci come dimensione perché dovrebbe essere un 50 metri, dovrei arrivare alla fine, per 4 questo, e dopo ne vado a mettere un altro da altri 4 e dopo dovremo bucarlo, fare tutte le nostre cosucce, ma te lo faccio vedere dopo. Allora, qua il gioco è andare a vedere, visto che si apre, se voi andate a vedere in testa riuscite a capire dove è doppio e dove è, diciamo, insomma, dove è da aprire. Qua abbiamo la piega di qua, quindi vuol dire che ora noi lo stendiamo per diritto e dopo, cioè, lo stendiamo per diritto e dopo lo raddoppieremo sostanzialmente. Quindi dobbiamo metterlo. Ora qua la domanda è quanto tenerlo contro. Questo potrebbe essere molto interessante. Vediamo. Se questo è 2, no, 4, no, va contro. Bene, che in mezzo, anche perché certe cose non è che le trovi scritte nel manuale, devi un po' verificarle. È un po' il senso di Method Farmer, io le verifico, ti dico le cavolate che faccio e dopo tu non le fai, o cose buone, cioè faccio anche cose buone, non solo cavolate. Sto andando molto piano perché ho paura di tagliare sotto il telo, quindi piuttosto uso le mani, il coltellino solo esclusivamente dove quando mi serve. Allora, questa parte devo tenerla perché raddoppia. Il problema qual è? Che se io lo lascio così non posso farlo rotolare. Quindi ora devo prenderlo, tirarlo su, partire là e srotolarlo. Non so se mi sono spiegato. Beh, ora te lo faccio vedere che così capisci meglio.
Come vedi, la gestione della serra nei prossimi anni andrò a farla con questo telo particolare. È un telo resistente, è un telo che dura diversi anni, è un telo che permette all'acqua di passare, filtrare nel terreno, infatti viene coperto tutto il suolo. Faccio questo perché la gestione delle infestanti, soprattutto nel passaggio, nel camminamento, era abbastanza difficile negli ultimi anni, dovevo farlo tutto a mano, ho deciso di mettere questo telo in modo tale da non avere più problema. Come puoi notare però ho una seconda parte che non è ancora stata lavorata, non ho ancora messo il telo, andrò a posizionarlo nei prossimi giorni. Il terreno non era ancora asciuttissimo, quindi aspetto che si asciughi per dopo andare a installare il telo, che come vedi copre già una buona distanza e ha già una serie di fori, quindi la parte più esterna, più bassa, dedicata alle zucchine, le insalate centrali e dopo i pomodori ancora più centrali, saranno speculari. Questa è la gestione fatta con questo tipo di telo e ti ho raccontato quindi anche i plus che può avere. Quindi oggi hai trovato una piccola guida su come andare a stendere il telo pacciamante, quali teli andare a utilizzare. Sul sito di Giulio trovi tutto, trovi dai kit alle manichette ai teli pacciamanti, insomma una serie di soluzioni veramente utilissime. Ora tu coltivi con i teli pacciamanti, li utilizzi sì, no? Sei favorevole, non sei favorevole ai teli biodegradabili, hai avuto esperienze? Scrivimelo qua sotto nei commenti. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato. Ti ricordo, qua sotto in descrizione c'è tutto il materiale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!